Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi vi presento la mia nuova macchina. Per un appassionato è sempre entusiasmante acquistare una nuova macchina e se ve lo state chiedendo, no, questa qui non andrà a rimpiazzare l'M3. Quindi il garage si fa un pelo stretto con l'Abarth, l'M3 e questa nuova macchina qui. Seguiranno tanti video, tanti lavori e quindi, che dire, diamo il benvenuto alla mia nuova project car. Ta-da! Ho comprato un S2000! Probabilmente guardando l'intro vi starete chiedendo: Marco, ma perché hai comprato questo disastro? Beh sì, lo ammetto, ha un po' di lavori da fare, ma è questo il bello di una project car. Sono molto entusiasta di portare questo nuovo format sul canale e devo dire che sì, ci sarà un bel po' di lavori, ma penso che una volta finito la soddisfazione sarà enorme veder tornare questa sportiva giapponese al suo vecchio splendore. Ragazzi, l'S2000 l'ho ritirata appena un paio di ore fa e sono gasatissimo. Sono al settimo cielo per poter portare finalmente a casa una S2000. Adesso vi faccio vedere un po' nel dettaglio la macchina, tutte le sue imperfezioni, tutte le migliorie che saranno da fare e non vedo l'ora di portarvi dall'inizio alla fine di questo processo in questa nuova avventura. Ad un certo punto del video è apparso il logo di eBay, ma magari vi state chiedendo che cosa c'entra eBay in tutto ciò. Il progetto è nato in collaborazione con eBay. Come voi sapete, eBay è una piattaforma gigantesca che offre in vendita di tutto e di più. Fortunatamente la loro sezione autoricambi ha un sacco di modifiche e oggetti interessanti per l'S2000. Quindi io penso proprio che ci sarà molto da divertirsi nel far tornare l'S2000 nel suo splendore e magari anche migliorandola un po'. eBay è una piattaforma che offre oltre 100 milioni di prodotti nuovi, di cui decine di milioni sono nella categoria auto e moto, di cui la maggior parte con spedizione rapida e gratuita. I prezzi competitivi sicuramente mi saranno d'aiuto per rimanere dentro il mio budget. Ma perché tra le tante auto sul mercato ho scelto proprio un Honda S2000? L'estate alle porte, cioè non si direbbe, dato il meteo, però vi giuro che 2 ore fa, quando ho ritirato la macchina, ero solo in camicia e adesso sono tutto imbottito perché fa freschino qui in alto. Però comunque mi stuzzicava l'idea di avere una cabrio, la mia prima cabrio. E poi che dire, l'Honda S2000 è semplicemente una macchina favolosa, una macchina che si trova ancora a cifre molto abbordabili e ha delle caratteristiche veramente uniche. Stiamo parlando di un motore VTEC che tira sopra i 9000 giri, cambio manuale, trazione posteriore. Sì, insomma, come rapporto qualità-prestazioni, secondo me questa è una macchina assolutamente valida. A breve accenderemo il motore, ci faremo un giro per raccontarvi le mie primissime sensazioni di guida a bordo dell'S2000. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Guardate qui che gioiellino! La macchina mi è stata venduta già con una bella aspirazione in carbonio, ma guardate questo vano motore, meraviglioso. Che dite, ve la faccio sentire? Qui abbiamo l'accensione a bottone. La lascio un attimo al minimo per scaldarla quel che basta per fare un paio di sgasate, ma come potete sentire al minimo, lo scarico non è originale. Qua sotto abbiamo uno scarico HKS completo che devo dire suona abbastanza bene. Beh ragazzi, dal quadro penso che avete visto anche il chilometraggio e avete letto bene, 226.000 chilometri.
non scioccatevi, io la sto guidando da un paio di ore e onestamente non sento il peso di tutti questi chilometri e tutti questi anni. Questa macchina qui è un esemplare del luglio 2008, quindi è praticamente una delle ultime prodotte, perché la produzione dell'S2000 è terminata nel febbraio 2009. La cosa bella di questa macchina è che era un unico proprietario. Adesso vi voglio mostrare un po' i segni del tempo su questa macchina, poi saliamo a bordo per raccontarvi anche un po' la storia che c'è dietro questa macchina e come sono arrivato a trovarla e a comprarla. Probabilmente la prima cosa che salta all'occhio guardando questa macchina è la vernice, perché si è opacizzata. Praticamente questa macchina è stata ferma 9 mesi, come potete vedere dalla foto era ricolma di sporcizia e di polvere. Però il venditore mi ha fatto vedere che qui ha provato a fare un po' di detailing e il risultato non è niente male. Quindi secondo me con un detailing bello aggressivo questa vernice ritorna al suo splendore. La stessa cosa vale anche per i fari, guardate come si sono opacizzati nel tempo. Speriamo di farli tornare come nuovi. Invece devo già mettere in conto il paraurti anteriore perché, sì, questo deve essere completamente riverniciato. A detta del venditore la macchina non è mai stata incidentata, speriamo bene. Nel complesso non è tenuta male, credetemi. C'è solo bisogno di un po' di amore, un po' di modifiche e questa macchina tornerà come nuova. Un altro lavoro da fare sono i cerchi, perché uno, sono orribili come design e secondo, come potete notare, sì, devono proprio essere non solo rimpiazzati ma proprio buttati. Devo dire che qui l'ex proprietario si è proprio divertito con i marciapiedi. Ovviamente insieme al cambio di cerchi seguirà anche un cambio di gomme. Secondo voi che cosa me ne farò di queste gomme che sono da cambiare? Lo spoilerino posteriore è un po' una tamarrata, però è un accessorio ufficiale Honda, Stavo pensando di levarlo. Voi che cosa ne pensate, ragazzi? Sono molto curioso di sentire la vostra. Da riverniciare chiaramente c'è anche il paraurti posteriore. Qui niente di grave perché è semplicemente il portatarga. Mi hanno detto che è un pezzo nuovo che costa all'incirca 100 euro. Ah, il logo Honda posteriore si è staccato prima all'autolavaggio. Vabbè, sapevo a cosa andavo incontro. Dunque, a livello motore penso che tra non molto seguirà un tagliando completa la macchina. Prima di averla presa in consegna sono state rifatte le bronzine. Devo dire che il motore, per avere tutti questi chilometri, è in condizioni eccellenti. Inoltre, c'è sempre tempo per considerare un upgrade passando a 2002 di cilindrata o magari montando un turbo o un volumetrico. Voi che dite, ragazzi? Facciamo anche un salto dentro gli interni, anzi, prima di salire a bordo vi faccio vedere una cosa che è assolutamente da rifare. Qui la tappezzeria direi che è tutta da rifare. Un detailing anche negli interni mi sembra più che dovuto, anche se come primo step sicuramente mi igienizzerò gli interni da solo e magari comprerò qualche prodotto per la cura degli interni dell'auto. Qui dietro si nasconde la radio, però guardate qui che chicca. Questa è la firma originale di Shigeru Uehara, l'ingegnere responsabile a capo dell'S2000. Questa è una chicca che mi piace veramente tanto. Dando un'occhiata su eBay penso che non sarà un compito complicato trovare tutti i pezzi di ricambio per questa macchina. Gli interni non sono così disastrosi come potete pensare. Qui ad esempio basta mettere un nuovo pomello, un nuovo copripomello in pelle. Il volante valuto se comprarne un altro o semplicemente farlo rivestire. Magari qui compro anche dei bottoni nuovi, come ad esempio questo bottone qui dell'avviamento motore, se è un po' scolorito, anche la scritta bianca è diventata grigia. Ovviamente la capote dell'S2000 è elettrica, vi faccio vedere come funziona. Prima di premere il bottone per farla abbassare bisogna sganciare questi due perni. Una volta fatto basta premere questo bottone. Purtroppo non si può alzare e abbassare in movimento, però devo dire che si alza e si abbassa abbastanza velocemente. Non solo devi essere fermo con la macchina per fare questa operazione, ma devi avere anche il freno a mano alzato. I giapponesi. Inoltre sta piovigginando molto leggermente. Diciamo che questa non è proprio la giornata che mi aspettavo come prima giornata al volante dell'S2000, però chi se ne frega, torniamo a casa con la capota abbassata, con o senza sole. L'idea della Project Car è nata qualche mese fa, una volta
pensare a diverse macchine. Ma onestamente il mio ultimo viaggio in Giappone mi è rimasto qui nel cuore, perché io sono un grande amante del Giappone e del popolo giapponese, e da subito ho avuto la malsana idea di trovare un S2000 a tutti i costi. E dopo tante ricerche e tanto passaparola sono arrivato fino a Barus Garage, che a detta di tanti proprietari di S2000 è praticamente il guru italiano di questa macchina. Lui le commercia e li sistema da più di un decennio, e il caso vuole che lui avesse proprio questo esemplare qui. Come vi ho detto, un unico proprietario. Questa macchina è arrivata da Baru la scorsa estate, e la storia è particolare perché il proprietario da Milano portava sempre la macchina da Baru a fare la manutenzione, e una volta portata lì la macchina ha provato una Mazda MX-5 che era lì in vendita, si era innamorato e gliel'ha data in permuta. La fortuna vuole anche che Baru, pieno di lavoro, non ha mai avuto il tempo per mettere le mani su questa macchina, quindi l'ho trovata nelle condizioni che vedete e sono molto contento della cosa. Le prime impressioni di guida è favoloso, sono contentissimo di questo acquisto. Questo conta chilometri e conta giri digitale davanti a me, che sono ispirati dalla McLaren di Formula 1 che guidava Ayrton Senna, che meraviglia che ho qui davanti. Una sportiva cabrio, 2 posti secchi con un telaio pazzesco. Non la sto strapazzando perché, come vi ho detto prima, Baru mi ha consegnato la macchina con già le bronzine rifatte, quindi mi ha consigliato come primo approccio di conoscere la macchina e non strapazzarla fin da subito. E questo motore VTEC 2 litri, 4 cilindri aspirato, motore che non vedremo mai più. 9150 giri in limitatore. Quando l'S2000 fu introdotta nel mercato nel 1999, ottenne il record del motore aspirato che sviluppa più cavalli per litro, quindi 120 cavalli per litro, record che poi venne battuto da niente poco di meno che la Ferrari 458 Italia. Questa macchina detenne questo record per tanti anni ed il motore è favoloso. Praticamente motori di pari inferiore o di cilindrata leggermente più alta iniziano a perdere un po' di colpi quando inizia la festa qui su questo VTEC, perché praticamente il VTEC entra a 5500 giri. La parte frustrante è che Baru mi ha consigliato per un po' di non superare i 5000, quindi faremo un ritorno a casa abbastanza docile. Però a guidarla qui in queste strade riesco ad apprezzare veramente tanto il passo corto, il fatto che è una macchina compatta e piuttosto leggera. Per apprezzare meglio il motore devo tirarlo su di giri, cosa che adesso non posso e non voglio fare, però in ogni caso posso apprezzare tantissimo il modo in cui si muove con così tanta leggerezza e agilità in questo misto stretto, e soprattutto in percorrenza riesco ad apprezzare tantissimo la leggerezza e il peso piuma di questa macchina. Sono troppo contento. Mia piccola belva giapponese. Mi sa tanto che ci divertiremo molto insieme, ragazzi. Questo qui non è altro che il primo dei tanti contenuti che seguiranno con l'S2000. Io sono molto curioso di sapere la vostra opinione per quanto riguarda questo acquisto, questo progetto. Io sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate di questo acquisto, ma vorrei anche sapere che modifiche dovrei fare alla macchina. Sbizzarritevi. Beh ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!